Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene, benvenuti e bentornati sul canale. Oggi proveremo a fare quello che potremmo definire il primo video pippone in condizioni difficilissime. Là in fondo c'è la Tenerona e qua la Panamericana. Vi ci porto così condividiamo questa strada mitica. Classico traffico con i camion stile americano, quei musi lunghissimi affascinanti che abbiamo visto tante volte nelle pellicole dei cinema americani. Comunque ci troviamo nel nord del Perù, vicinissimi al confine con l'Ecuador, e per questo motivo potete capire perché vi ho detto video pippone in condizioni difficili. Considerate che qua il sole vi frigge letteralmente. Come dico sempre, è importantissimo per questa vita il telo per proteggere la moto, che in questo caso vedete in condizioni discutibili perché questa notte ha piovuto tantissimo. Ma non perdiamoci in chiacchiere, perché in questo video voglio rispondere a delle domande che mi avete fatto sotto in alcuni video e al tempo stesso parlarvi di una novità dal mio punto di vista molto ma molto interessante. E per far questo dobbiamo togliere il telo alla moto. In primis voglio condividervi la situazione generale della condizione della moto. Ieri per arrivare, come potete vedere, abbiamo fatto una strada pazzesca. Guardate, il forcellone ha cambiato totalmente colore, da nero è diventato color crema. Idem per il cardano, perché l'acqua l'ha coperto totalmente. Nel punto peggiore ho addirittura sentito un colpo sotto il paracoppa e l'acqua è arrivata a questo livello, ovvero all'altezza del filtro dell'olio. Stesso identico livello delle taniche che ho agganciato sotto le valigie, ed anche per queste, come promesso, a breve arriverà video pippone dettagliato, perché dal mio punto di vista è la migliore soluzione per distribuire bene i pesi. Ma torniamo alla prima domanda: perché Francesco monti le TKC80 all'anteriore? Seconda domanda: perché monti due modelli diversi di gomme, ovvero TKC80 all'anteriore e TKC70 al posteriore? Si può fare questa cosa? È consigliata? È sconsigliata? Meglio non farlo? Quando parliamo di gomme è un po' come quando parliamo di scarpe. Ogni motociclista, giustamente aggiungo, vi darà un personale giudizio che corrisponderà alle sensazioni trasmesse dalle gomme stesse. Quindi, mettendo da parte l'aspetto puramente soggettivo, seguitemi nel ragionamento che pian pianino rispondiamo a tutte le domande. Fermi di fianco alla moto, vista laterale, analizziamo queste cose. Qua abbiamo il posto del conducente che, se guardate, si trova leggermente decentrato, spostato verso dietro rispetto alla mezzeria delle ruote. Al tempo stesso il motore, con la parte più importante del telaio, si trova sempre decentrato, ma questa volta spostato leggermente più avanti. Questo che ci fa capire che quando viaggiamo soli senza bagagli le masse sono ben distribuite tra la parte anteriore e la parte posteriore della moto. Ma se focalizziamo lo sguardo sulla posizione dei bagagli e su quella del passeggero, capiamo benissimo che i pesi non saranno più ugualmente distribuiti, bensì tutti spostati nella parte posteriore. E proprio per questo motivo cerco di spostare qualcosina qua, con addirittura le borracce che con i liquidi dentro pesano 1 chilo. Attenzione, quello che inseriremo qua dentro, mio personale consiglio, deve essere qualcosa di comprimibile, perché in caso di caduta deve ammortizzare, ma al tempo stesso di riflesso non deve rompere qualcosa sulla moto. Personalmente ho adottato questa soluzione. Qua ci sono le borracce che non sono comprimibili, ma se guardate dietro non c'è nulla, quindi c'è uno spazio, ovvero la possibilità di spostarsi, mentre per quanto riguarda la sacca, dietro alla struttura del paramotore, quindi la posizione rimane bella stabile. Diciamo quello che potrei definire per me un buon compromesso per avere comunque un determinato peso e al tempo stesso non creare danni in caso di caduta. Detto questo, per quanto possiate essere attenti e super scrupolosi nella distribuzione dei pesi, se viaggerete in due su una moto, tra bagagli e posizione del passeggero, gran parte del peso ricadrà sulla gomma posteriore. Ora qualcuno dirà: Francesco, non è che hai scoperto l'acqua calda. Verissimo, però continuate a seguirmi. Per chi non ci conosce minimamente ed è approdato qua per la prima volta sul canale grazie all'algoritmo di YouTube, ci presentiamo un attimo. Io sono Francesco ed insieme a mia moglie Sara stiamo cercando di fare quello che potremmo definire, anche con poco senso, una sorta di giro del mondo, in quanto abbiamo una Super Tenere 1200, ovvero questa,
qua in Sud America dall'ormai lontano settembre 2022 ed abbiamo un GS Adventure 1250 in Italia. Infatti se guardate sul canale nella sezione playlist trovate la prima, la seconda, la terza e la quarta stagione sudamericana e al tempo stesso tutte le stagioni europee. Questo per condividere un altro punto fondamentale, e cioè in determinate parti del mondo, e ne sono tantissime, reperire le gomme per le nostre maxi enduro non è assolutamente facile. Se ci rifacciamo al solo continente sudamericano, ma questo discorso si potrebbe ampliare anche per l'Africa e per l'Asia, reperire le gomme in determinati punti significa anche percorrere dai 3 ai 4.000 km. Quindi, seduto di fianco alla moto, se ci rifacciamo un discorso di reperibilità, le gomme devono avere per forza di cose una discreta autonomia. Secondo punto, distribuzione dei pesi. Abbiamo visto che il peso maggiore grava sulla gomma posteriore. La gomma posteriore avrà sicuramente un'usura superiore rispetto alla gomma anteriore, ma al tempo stesso la moto sarà alleggerita sull'avantreno, quindi perderà direzionalità. Terzo punto, lo vedete dalla condizione della moto, le strade qua in Sud America sono veramente messe male e al tempo stesso per raggiungere, lo avete visto nei video dei viaggi, i luoghi più belli, le strade sono super messe male. Chiudendo il cerchio, unendo tutti i punti, capiamo di riflesso del perché abbiamo scelto questa combinazione di gomme. Viaggiando stracarico la trazione non è mai importantissima perché per forza di cose non riuscirò mai ad affrontare situazioni veramente complicate, ma tornando all'autonomia che è importantissima da queste parti, con questo tipo di gomma riusciamo comunque a raggiungere un buon chilometraggio. Con il carico concentrato nella parte posteriore significa avere un avantreno alleggerito, di conseguenza una minore direzionalità. Con un buon tassello capiamo benissimo che affrontare situazioni complicate risulta leggermente più sicuro. Passando al discorso autonomia, sappiamo benissimo che questa tipologia di gomme non eccelle, lo si può capire tranquillamente anche dal disegno, però abbiamo detto che l'avantreno è alleggerito, quindi lo avete visto nei video dei viaggi, noi con questa combo arriviamo tranquillamente a percorrere i 10.000 km. E si possono mescolare le due tipologie differenti di gomme? La risposta nel caso specifico è assolutamente sì. Io l'ho chiesto ai tecnici della Continental, ho spiegato le mie esigenze, mi hanno detto: Francesco, vai tranquillo perché per quanto riguarda la mescola e la carcassa sono due tipologie compatibili. La qualità Continental la conosciamo tutti, assolutamente non hanno bisogno della mia pubblicità, ma io sono qua a dirvi che dopo infinite prove, tantissimi chilometri, ho raggiunto per le mie esigenze che vi ho appena spiegato la combo perfetta. L'unico problema che ho riscontrato se andremo avanti con questa folle vita è reperirle in determinate parti complicate del mondo, ma come dico sempre, non facciamoci la testa prima del tempo, anche perché fino adesso una soluzione l'abbiamo trovata. Ora arriva la parte più interessante del video, ma al tempo stesso anche la più deludente. Perché ho detto più deludente? Perché la gomma che ho installato all'anteriore è la classica TKC80, una gomma che ha 40 anni di storia, una gomma progettata in sinergia con i tecnici che hanno progettato il GS Adventure. E che cavolo c'è di deludente in una gomma che ha oltre 40 anni di longevità? Anzi, dovresti esserne fiero. Niente di complicato, ragazzi, la verità è che noi siamo arrivati qua a gennaio scorso e per un discorso di tempistiche, un discorso di produzione, non sono riuscito a reperire le TKC 80 di seconda generazione. Le avevo studiate tantissimo, a livello teorico sono veramente spettacolari e se mi conoscete un po' avevo una voglia di provarle pazzesca. Continental, giustamente aggiungo, non toglierà questi al catalogo perché è un disegno storico, un disegno simmetrico che per mille più motivi deve rimanere, ma ha fatto benissimo a pensare a quelle di seconda generazione perché se guardiamo i grafici a livello di performance sono migliori in quasi tutto ed inoltre se per noi italiani l'estetica è importante, la performance mi gusta molto. Detto questo, troviamo una location migliore perché se mi guardate sto trasudando, noi domani ripartiamo, entreremo in Ecuador, inizieremo a salire di quota, inizierà tantissima pioggia, ma le temperature per forza di cose dovranno scendere, infatti mi vedete con la magliettina e con un meteo totalmente differente. Siamo a Cuenca in Ecuador e per quanto ci siamo avvicinati ancora di più all'equatore, considerate che la linea dell'equatore si trova qua vicino, qua è più fresco perché entrando dal Perù, dalla frontiera di Huaquillas a 0 sul livello del mare, considerate che tutta la Panamericana è costantemente in salita, si passa da quota 0
a quota 2640 metri dove siamo ora. Facendo riferimento italiano, praticamente siamo leggermente più bassi del passo dello Stelvio. Quindi non è freddo perché appunto vicini all'equatore, ma grazie all'altitudine, per questo mi potreste sentire anche con un po' di fiatone, non è caldissimo. La moto, come potete vedere, è tornata bella lucida rispetto a come l'avevamo lasciata. Non vi anticipo nulla perché tanto poi lo vedrete nei video dei viaggi, ma siamo arrivati qua a Cuenca, città con oltre 500.000 abitanti, perché avevamo bisogno di una concessionaria con dei ricambi, in quanto la moto ha avuto un piccolo problema meccanico. Nulla di complicato, ma con l'occasione l'ho lavata. Ma tornando al fulcro del video, ovvero le gomme, voglio condividere con tutti voi quello che ho studiato online perché lo reputo molto interessante. Focalizziamo lo sguardo per vedere il confronto dell'impronta a terra tra le TKC80, la gomma che ho io, e le TKC80 di seconda generazione. Noteremo un aumento dell'impronta a terra nella zona critica di usura. Parliamo di un più 17%. Analizziamo la sezione della gomma quando tocca terra. In questo punto, praticamente in questa fascia qua, cosa notiamo? Notiamo che nel punto in cui la gomma tocca terra, ovvero questo, non c'è materiale, quindi la gomma si usurerà in questo punto, leggermente sull'angolo e su questo angolo. Mentre se da questa fascia ci spostiamo a questa fascia, abbiamo tutto il tacco, come lo chiamano qua in Sud America, che tocca terra. In cosa si traduce questo? In un consumo disomogeneo, perché mentre la gomma gira abbiamo delle zone che toccano terra con più materiale e delle zone con meno materiale. Se torniamo indietro di un mese ed andiamo ad analizzare le gomme sostituite, cosa ho notato? Ho notato che in questo punto e in questo punto, qua allarghiamo un po', i due tasselli erano talmente usurati che praticamente toccava il fondo della gomma, mentre nella zona con il tassello pieno l'usura maggiore era in questo punto. Risultato? In questa fascia avevamo ancora tantissimo materiale, mentre in questa fascia i due tasselli erano praticamente finiti, quindi la gomma da sostituire. Vista laterale, questo consumo disomogeneo tra le fasce farà sì che non avremo più un cerchio perfetto che toccherà terra, ma un'onda che farà leggermente saltellare l'anteriore. Tornando al consumo maggiore dei tasselli in questa zona e in questa zona, perché dobbiamo pensare alla combinazione tra il senso di rotazione e al fatto che stiamo parlando della gomma anteriore, la gomma è più sollecitata in caso di frenata. Le TKC80 di seconda generazione con il nuovo disegno è facilissimo capirne un'usura più omogenea. Guardate queste immagini perché hanno valutato anche questo dettaglio. L'anteriore è sollecitata in frenata mentre la posteriore è sollecitata in accelerazione e proprio per questo motivo si sono soffermati sul dettaglio dell'inclinazione del tassello per restituire un maggiore grip meccanico. Quindi all'anteriore maggiore aderenza durante la frenata in off-road ed una maggiore rigidità del tassello per una superiore precisione su strada. All'inverso, stesso identico concetto per la ruota posteriore. Pensando all'off-road, guardate i dettagli del nuovo disegno rispetto al vecchio. Ogni fila presenta bordi e spazi vuoti più lunghi di uguale lunghezza, garantendo di conseguenza una trazione costante ed addirittura superiore. Altro dettaglio, i tasselli sfalsati della spalla aumentano l'aderenza su terreni morbidi. Per quanto riguarda la carcassa, per forza di cose dobbiamo fidarci di quanto ci dicono, però guardate questa immagine perché, come dico sempre, la funzione della carcassa è importantissima. Con due carcasse differenti abbiamo un'usura totalmente diversa. Per il mio utilizzo, che in percentuale è maggiore su strada, finalmente hanno cambiato la mescola rendendole più performanti sul bagnato, perché bisogna dire con la massima onestà che il bagnato non è il loro punto di forza, anche se ci ho fatto delle cose che è meglio lasciar perdere. Abbiamo le gomme abbastanza, tra virgolette, messe male, ma soprattutto sono tassellate, quindi sul bagnato sempre attenzione. E qua, come nei paesi dell'est, capita spesso di vedere carri trainati a cavalli, loro mettono la freccia per avvisarti che puoi sorpassare, quindi un po' ti aiutano. C'è anche un po' di vento ora, ma la cosa positiva, come potete vedere, è che passano pochissime auto, ma soprattutto pochissimi camion. Comunque è proprio una giornata di dicembre/gennaio da noi nelle Marche. Vamos! Ecco chi fa da tappo, cosa fa davanti.
c'è un punto leggermente in salita, hanno sempre la doppia corsia per i veicoli lenti. Questa zona sicuramente dalle Paleoliche è sempre ventosa come ora. Faccio sentire anche un po' di vento, dai. In questa maniera usiamo anche l'obiettivo della camera, oltre a pulire la visiera del casco. Qua addirittura tutto allagato, praticamente il fiume ha superato gli argini. Pazzesco ragazzi, pazzesco. Cosa sta succedendo su questo pianeta non lo sappiamo. Guardate che immagine che rappresenta proprio il Sud America, erba perfettamente tagliata. Un vento ragazzi. La signora della reception questa mattina, quando gli abbiamo detto che era oltre un anno che stavamo qua in Sud America, che lavoriamo mentre viaggiamo, ci ha risposto: con il camper, io con la moto non ho visto nessuno fare una cosa del genere. Effettivamente con la moto è un po' peggio. Poi ci ha detto: ma io non partirei mai con un meteo del genere con la moto, è tanto freddo e sono tanti chilometri, per chi va in moto è la normalità. Però effettivamente quello che stiamo facendo noi, una moto per due persone, lavorare, viaggiare, è una cosa che non capita spesso, perlomeno in tutti questi mesi non abbiamo incontrato nessuno, tantissimi invece in camper. Vabbè, il motivo è anche plausibile, il camper ovviamente le quattro ruote ti danno una comodità sia per lavorare che per viaggiare nettamente superiore rispetto alla moto. Aggiornamento: 269 km all'arrivo, cioè praticamente ancora non siamo a metà strada. Oggi è dura ragazzi. E dopo questa semplice, banalissima, ma soprattutto teorica mia condivisione, penso che abbiate capito benissimo il motivo del mio dispiacere per non essere riuscito a reperire queste gomme, ma sappiate che è solo questione di tempo, perché anche qua a Cuenca, dove ho portato la moto a fare il tagliando, vendono gomme Continental. Quindi abbiamo un nuovo punto di interesse da inserire sulla cartina per reperire gomme Continental qua in Sud America. Forza ragazzi! Per quanto riguarda Continental, come già detto, assolutamente non hanno bisogno della mia pubblicità, però voglio aggiungere che hanno fatto bene a lasciarle a catalogo entrambe, perché esteticamente quelle che ho su per me sono imbattibili, quindi per eventuali customizzazioni, per dei caffè race, è giusto poterle trovare disponibili entrambe. Ora sono io che chiedo a voi, se mai le proverete, di scrivere sotto nei commenti come vi siete trovati, perché per avere il mio punto di vista purtroppo bisogna aspettare ancora un po' di tempo. Ultima cosa, per me importantissima, mi chiedete 1000 consigli su quale gomma installare. Dal mio punto di vista l'unica cosa che posso dirvi: installate quelle che credete meglio, ma non risparmiate, non lesinate, perché la gomma è la cosa che si trova in mezzo tra noi e l'asfalto. Ah, altra cosa, all'inizio del video vi ho detto autonomia delle gomme, ma vi ho detto male. Ovviamente mi riferivo alla percorrenza chilometrica, però mettetevi nei miei panni, il sole è fortissimo, il cervello è fritto, e poi ve l'avevo detto all'inizio del video pippone in condizioni estreme. Da una semplicissima autorimessa in Ecuador, dalla Tenerona. E da Francesco è tutto. Scrivete nei commenti se il video è stato piacevole e interessante. Al tempo stesso, se avete qualche altro argomento da cui poter estrapolare un video pippone, scrivetelo, se ci riesco lo faccio volentieri. Ciao ragazzi, fate i bravi, ma non troppo.